Micol di Segni, atleta, fighter, combattente, modella, perché oggi parliamo anche di quello, Ok. e anche, diciamo, all'attivo, attivista anche su un concetto di violenza sulle donne, di sensibilizzazione su questo argomento. Vuoi aggiungere qualcosa? No, diciamo non mi posso definire attivista, Beh, un contributo c'è. però cerco insomma di fare il mio. Benvenuta in questo nuovo episodio del podcast Peso le parole. Oggi facciamo una breve panoramica sul tuo rapporto con la preparazione atletica e il mondo delle diete da agonista e poi parliamo di empowerment femminile e come è mutata nel tempo, se è mutata nel tempo, la figura femminile nel mondo degli sport da ring e delle MMA. Allora, preparazione atletica e dieta. Innanzitutto ti dico perché mi interessa molto questo concetto, perché anche negli episodi precedenti sto cercando tramite gli atleti, nutrizionisti, dietisti che stanno venendo, ma anche la psicoterapeuta ha messo un contributo su questo, mettere proprio, diversificare i vari approcci tra una persona che gli deve dare un senso, una mira, un obiettivo agonistico e una persona invece che magari lo fa per stare meglio con se stessa, magari avendo non proprio consapevolezza sul fatto che magari sotto c'è anche un principio di un piccolo senso di inadeguatezza, dove poi appunto nascono tutta una serie di sfumature sul disturbo del comportamento alimentare che secondo me non solo rovinano il rapporto che c'è con lo sport e con la nutrizione in quella persona, ma fanno anche una pubblicità negativa perché poi non è sostenibile, le persone mollano o diventano sempre più ossessive e quindi si creano tutte queste polarità dove noi che siamo molto appassionati di benessere psicofisico, di sport, eccetera, ci ritroviamo in difficoltà. Cosa vuol dire per un atleta agonista prepararsi atleticamente e seguire una dieta? Partiamo dal presupposto che io ho iniziato a fare questo sport, sono entrata in palestra per la prima volta per stare in forma. Facevo la modella, lavoravo come body piercer non sui tatuaggi e volevo essere più in forma per i miei photoshoot, essere più magra, più tonica, più conforme ai canoni, nonostante io lavorassi per un sito che lottava appunto contro i canoni imposti dall'industria della moda e simili. Quando sono entrata in palestra l'ho fatto per essere più in forma. La realtà è che io ho scelto uno sport per categorie di peso. Ho scelto uno sport che si divide per categorie di peso e il fatto di dover competere rientrando in una categoria di peso triggera di moltissimo qualsiasi forma di disturbo alimentare. Certo. Io sono sempre stata molto golosa, vengo da una famiglia in cui c'è una patologia di obesità diffusa, quindi vedendo mia madre, vedendo mia sorella, vedendo tutte le donne della mia famiglia ho detto ok, io a 18 anni non voglio essere obesa, quindi farò di tutto per arrivare a 18 anni con un peso normale. È Però molto comune questa cosa in chi si io mi appassiona. ricordo di aver discusso, di aver litigato, di aver combattuto con la bilancia dal giorno 1. Cioè, io mi ricordo da sempre mia madre che faceva le verdure, mi ricordo questo senso di stare a dieta, questo senso di non abbiamo la Nutella nella credenza, non c'è mai stata la Nutella nella credenza a casa mia. Mentre andavo a casa di mia cugina e c'aveva i biscotti, le merendine, le cose, quindi da bambina sono cresciuta con la sensazione di stare a dieta da sempre. Mi ricordo la sensazione al liceo di avere i soldi in tasca per potermi comprare la pizza quando mandava, il cioccolatino quando mi mandava, e ancora adesso quando mi posso comprare, quando mi compro il gelato, mi compro una merendina, c'ho ancora la cosa del ragazzino che fa la marachella con i soldi rubati, si va a comprare la cioccolatina di nascosto, ancora adesso mi sento così. Il mio sport non mi ha aiutato per questo, mi ha aiutato a stare in forma, quindi ovviamente dovendomi allenare tutti i giorni, dovendo performare, dovendo rientrare in una certa categoria, mi sono sempre dovuta tenere con l'alimentazione. Dovendo performare a un certo punto, oltre al preparatore atletico è anche un nutrizionista, perché Certo. la nutrizione è la base per poter performare bene, quindi mi sono dovuta informare, ho dovuto studiare, ho dovuto ricercare, sono stata seguita da diversi professionisti del settore e tutti quanti
Mi hanno detto: Nicole, fare su e giù di categoria di peso non ti fa bene, dobbiamo cercare una dieta che ti permetta di mantenere. Ora, io sono alta 1,60 m, quando ho iniziato questo sport pesavo 58-59 kg e facevo 57 kg a peso naturale, con un po' di pancetta, un po' di ciccetta e cose così. Io adesso per arrivare a 57 kg devo fare la fame per 2 mesi. A 57 kg io ho le vene di fuori, mi si vedono le striature dei muscoli, perché ho messo molta massa e perso molto grasso negli anni. Comunque ho 15 anni di un lavoro di ricomposizione corporea sulle spalle. Che cosa succede? Che col dilettantismo devo rientrare in una categoria di peso e lo faccio a peso naturale. Nel professionismo devo rientrare in una categoria di peso addirittura più bassa. Essendo alta 1,60 m, le mie leve non sono lunghissime, quindi io non mi posso permettere di combattere in una categoria dove mi ritrovo ragazze che scendono da pesi più alti. Esempio, io combatto a 52 kg, ci sono le ragazze che combattono in questa categoria che perdono tra i 10 e i 15 kg per ogni incontro, me inclusa. Io perdo 10, 8, 12, dipende dal tipo di preparazione, e quindi diciamo trovi una donna di 60-65 kg che ti fa i 52. Se io combatto a 57 mi trovo delle donne di 70. Se io combatto a 60 kg, il mio attuale peso di tutti i giorni, 61 kg, categoria bantam, ci sono delle donne di 80 kg. Quindi io mi trovo una donna alta 1,80 m con un braccio lungo 2 metri e mi mette una mano in fronte e io faccio il criceto, neanche la tocco. Quindi per un discorso di leve io sono costretta a combattere una categoria che non è più il mio peso, perché quando ho iniziato avevo un'età, adesso ho 15 anni in più, ho 15 tagli del peso sulle spalle e ovviamente un metabolismo che è stato molto provato da tutte queste pratiche. Io sono fortunata. Molte mie colleghe hanno avuto problemi di ciclo, hanno avuto problemi ormonali, hanno avuto problemi di sbalzi umorali, disturbi del comportamento, della personalità e insomma varie altre cose che sono concatenate a un'alimentazione così... Interventi estremi. Così tosta, così poco compatibile con una vita normale. Io essendomi presa molto tempo tra un match e l'altro, mi sono presa molto tempo apposta per questo, perché quando io ho tentato di fare dei match troppo ravvicinati io avevo il problema che il mio corpo, abituato a 2 mesi di deprivazione di 1200 calorie al giorno con un consumo estremo, abituato a contare il riso da mangiare prima dell'allenamento, 1200 al giorno? 2 mesi 1200 al giorno con 2 allenamenti al giorno. 1200 al giorno? Al giorno vuol dire calcolare i carboidrati a seconda degli orari di allenamento. Vuol dire tu hai una porzione di riso e tu te la mangi prima di allenarti, perché quel riso ti dà l'energia che ti serve per quell'allenamento. Non ti puoi permettere di mangiarti quel riso e bruciare quell'energia e poi all'allenamento che te mangi prima, perché poi non mangi, cioè c'hai mezza mela. 1200 calorie sono io sono riuscita ad avere l'energia per allenarmi calcolando tutto con questo tipo, ma certe volte ho dovuto fare così, certe altre volte sono riuscita invece, facendo le cose meglio, a 1800, 1600, adesso il mio nutrizionista mi tiene a 1800 e riesco a starci bene. Però insomma negli anni, facendo esperimenti, a volte facendo da sola, a volte capita che il match te lo danno in short notice, non ce l'hai 2 mesi per prepararti, cioè 3 settimane, stai 12 kg sopra, che fai? Ed è impossibile, cioè uno ti dice sei poco professionale, dovresti mantenere un peso, è impossibile, perché il tuo corpo ogni volta che tagli il peso prende 1 chilo in più, 1 chilo in più, 1 chilo in più. Oltretutto io sono una persona fortunata da un certo punto di vista, per cui il mio assetto ormonale è sempre rimasto perfetto, ho sempre avuto il ciclo regolare, sempre rimasta comunque con delle forme molto femminili, cosa che non è utile per il mio sport, perché per il mio sport, se io avessi sviluppato più testosterone, se il mio corpo avesse preso delle forme più androgine, se mi fosse saltato il ciclo, magari sarei riuscita a fare il peso in maniera più semplice. 2 volte che io sono svenuta facendo il taglio del peso, sono svenuta perché mi è venuto il ciclo la mattina del taglio peso. Capirai. Cioè in vasca devo sudare, devo perdere 7 kg sudando dentro una vasca d'acqua bollente e c'ho anche il ciclo, ho 3 kg che non se ne vanno. Puoi morire, quei 3 kg non se ne vanno, cioè un tipo di ritenzione, di infiammazione, per cui è molto tosta. E il fatto di dover fare questi rientri in categoria sicuramente non mi ha aiutato per quanto riguarda i disturbi alimentari. Essendo consapevole di questo, ho affrontato la cosa con il mio preparatore atletico e con un nutrizionista molto serio e molto competente. Quindi adesso Luca Vidò, il mio preparatore atletico, e Valerio Anzà, il mio nutrizionista, conoscono tutte queste problematiche, conoscono tutto il mio precedente e riescono
a strutturarmi degli allenamenti, un'alimentazione adatta per non farmi soffrire la fame, per non farmi ammalare, per non farmi svegliare. La settimana del match io mi sveglio di notte con l'incubo di aver mangiato. Io non mangio, conto l'acqua, mangio pochissimo e mi capita molto spesso prima della cerimonia del peso, prima di registrare, perché noi registriamo il peso il giorno prima del match e poi abbiamo tempo di recuperare fino all'incontro. Mi capita regolarmente prima di ogni match, prima di ogni cerimonia del peso, io di notte ho gli incubi che ho bevuto e mangiato roba che non dovevo. Ho l'incubo e mi hanno messo davanti un vassoio di pasta e me le sono mangiate tutte e mi sveglio e faccio: oddio, ho mangiato 2 mesi di preparazione e butta al secchio, perché ho mangiato le paste. Proprio no, era un sogno, meno male. Oppure magari nelle 24 ore in cui non beviamo prima del taglio peso, perché poi dobbiamo sudare, dobbiamo levare liquidi senza reinserirli, li reinseriamo dopo questa cerimonia del peso. Sogno di aver bevuto 2 litri d'acqua, oddio, 2 chili in più, che faccio adesso? Quindi è tosta, sulla psiche è tosta quasi più che sul fisico. Ti chiedo una cosa, questo ovviamente ha tutto molto senso in un contesto, in un ambiente di fine agonistico e anche professionale. Però sai bene, o magari non lo so quanto lo sai bene, però ti assicuro che è così, che anche persone che sono al di fuori dell'agonismo, magari solo anche per parametri esterni o secondo loro parametri di performance, fanno comunque interventi abbastanza estremi o ricercano comunque interventi abbastanza estremi. Ma è il motivo per cui ho iniziato a fare sport. Io ho iniziato a fare sport perché volevo quel fisico. Dopo 10 anni di attività agonistica, io mi guardo allo specchio e dico: sì, però io non ho il fisico da rivista, non ho il fisico della fitness influencer, ma perché io mi alleno più di queste sui social? Perché non ho il fisico come loro? E il problema è che i social, tutte le forme di mass media ci propongono un ideale di bellezza, proponendocelo come natural, proponendocelo come sano, come healthy, una cosa che non è natural. Cioè un fisico ottenuto con chirurgia, prodotti, doping, medicine, vari tipi di interventi chirurgici, perché ci sono degli interventi chirurgici da fare per avere il fisico fit, e poi mi vieni a dire: io ho bevuto il tè detox e faccio i circuitini così da 10 minuti, fatti 15 minuti di pilates a parete e avrai il corpo perfetto. Io ci rosico da morire, perché io allenandomi 2 volte al giorno, mangiando 1200 calorie, comunque ho un corpo che, se mi guardo allo specchio, non dico quella è un atleta professionista, dico ma quella è una ragazza e sta più o meno in forma, però c'ha le cosciotte, c'ha la ciccia sul braccio, c'ha la pancetta. Ma ci sono una marea di atlete professioniste, poi dipende da disciplina a disciplina, atlete e atleti professionisti che sono molto lontani dai criteri estetici che vengono proposti. Quindi una cosa che hanno tentato di farmi capire il mio nutrizionista e il mio preparatore atletico è: performance non vuol dire estetica. Lo fai per l'estetica o lo fai per la performance? Allora, se lo fai per l'estetica, i protocolli sono altri, sono i protocolli del bodybuilding. Se lo fai per la performance, chi se ne frega del fisico? Io voglio proprio andare oltre. Se lo fai per l'estetica, rallenta, perché tu stai mettendo il tuo valore personale come essere umano, come adeguatezza, su un criterio estetico. Quindi è la cosa più vecchia del mondo. Quindi sembra che stiamo dicendo una cosa banale. Qual è il problema però? Purtroppo adesso a livello dei social media vengono proposti questi modelli. Non solo, spesso queste persone fanno anche coming out dicendo: ho fatto uso di doping, sono stata bulimica, tutta una serie di cose. Però qual è il fatto? È che una persona che trova familiare quel tipo di riferimento, di criterio, di il mega gnocco, la mega gnocca che ti dice ti devi allenare per diventare come me, comunque ci casca. Ma la cosa non è soltanto ti devi allenare per diventare come me, è il fatto che ti fanno pensare che sia possibile. Certo. E quindi tu dici: magari non mi sto allenando abbastanza, magari non mangio bene, magari non sto integrando, e ti chiedi: ma io me lo sono chiesta per anni. Poi a un certo punto ho visto la differenza tra il mio corpo e il corpo delle mie colleghe fatte di roba e ho detto: ma io mi ci sono allenata con quella era un sofficino bella grossa, e adesso come fa a essere così asciutta, così tirata, gli si vedono le vene? Quindi... E poi ci parli e ti dice: no, sai, sì, mi sono fatta il Winstrol, il GH, quello, quell'altro. Dice: allora non è vero, allora non c'è l'ideale del corpo, cioè l'ideale del corpo fit, sì, è molto più morbido di quello che invece ci propongono sui social. Guarda, io quando ho parlato di aprire il canale podcast eccetera, c'è stata
un bel po' di persone che mi hanno detto: ma ti stai preparando, cioè ti stai tirando per esporti di più fisicamente? E io, cioè, hai capito il concetto del podcast? Si chiama Peso le parole. Però qualcuno, anche persone che mi sono vicine e mi stimano, mi volevano dire: guarda che se ti devi mettere su YouTube, su Instagram, eccetera, ti devi definire fisico, ti devi rimettere in forma. No, voi state male, oh. Vabbè, ma non Cioè, voi voi sei state mutante male. il podcast. No, perché la gente tendenzialmente, per promuovere ginnastica, fa vedere che la salute, secondo qualche... Però se tu devi fare il video su Instagram dicendo ti faccio vedere il workout per dimagrire se c'è la panza e devi vendere un prodotto, cioè io lo capisco se è un discorso di business, perché io vedo il nutrizionista con la panza, io non ci vado dal nutrizionista con la panza. Sì. Il mio nutrizionista ha gli addominali che ci puoi grattugiare il parmigiano, ora lui di genetica è fatto così, però nel senso... Dico, se tu non riesci sul tuo corpo a fare questo, come puoi farlo sul mio? E questa è anche una cosa che mi è entrata in testa a me, dicendo: ma se io non sono super fit, come faccio poi a dire ai miei clienti fai quello che faccio Ma io infatti... e vedrai che... Quindi devo essere più tirata se io voglio vendere ma infatti il mio prodotto. Il messaggio da vendere, secondo me, è un altro. Parti dal punto che è una conseguenza quasi fortuita il fatto che sei più o meno definito. Tu cerca il massimo benessere. Io non sono mai stato così bene con me stesso come adesso. Anche quando mi alleno, io mi sento alla grande. Ma infatti una cosa che mi piace molto del mio sport è che spesso il picco della performance è rappresentato da gente che ha dei corpi abbastanza brutti secondo il canone estetico. Appunto, cioè non dico, è una cosa cioè... tipo bodybuilding, quello più bravo di tutti è quello che c'ha il fisico meglio di tutti, quello più forte di tutti, cioè io non lo so, mi ricordo Daniel Cormier, uno dei più forti di sempre, con la pancia, il petto morbido, comunque non un fisico da atleta, uno dei più forti lottatori di wrestling di sempre. Ma quello che ti voglio dire, appunto, è che il messaggio da vendere è anche l'accettazione. Cioè è anche, se per qualche motivo X io domani smetto di combattere e prendo 5 kg, la mia stima verso me stessa non cambia. Quello è solo un discorso di abitudine, come sei abituato a vederti. La gente che secondo me si inizia a fare, che ne so, gli steroidi per essere fico al mare, è gente che magari si è allenata per una vita, vede il corpo che decade, allora si fa lo steroide per compensare, ma quello è un suo complesso che ha davanti allo specchio, è un discorso di smorfismo, di incapacità di accettarsi, di incapacità di accettare i limiti del corpo, del tempo che passa e cose di... Poi ci sono anche quelli che sono complessati di base e dicono: io voglio la scorciatoia per arrivare a quello, e allora Ma è là infatti, il doping, le medicine. Ma infatti ti ripeto, il prodotto accettazione e self-confidence si vende a chiunque, capito? E si vende anche, certo tu dici devi avere una credibilità perché dimostra la tua competenza, ma infatti quello ci deve essere, però cioè, non è che addirittura per esercitare la professione di atleta o preparatore o nutrizionista, se quel nutrizionista è più definito di quell'altro è più bravo. No ragazzi, cioè no, cioè sta cosa è pericolosissima perché crea un altro criterio esterno sulla quale la cliente si appoggia. Però c'è pure da dire che tanta gente vede solo il risultato, magari mi incontrano Certo. la settimana del match, mi vedono tutta tirata, magra, con gli addominali, mi fanno: ma che hai fatto per diventare così? Mi dici che hai fatto? E io, guarda, una settimana che non mangio e non bevo, lo faccio pure io, divento così? No, aspetta, perché non sai io per 2 mesi che cosa ho fatto, come mi sono allenata, cosa ho mangiato, quindi anche irrispettoso nei miei confronti che tu mi dici una cosa del genere, perché io faccio questo per pesare quel peso, i 10 minuti che salgo sulla bilancia, io peso 52 kg, il tempo che ci vuole per levarmi i vestiti, salire sulla bilancia, registrare il peso, scendo dalla bilancia, bevo l'acqua, non peso più 52 kg. Quindi tu tutto il pacchettino che vedi la settimana o il mese di avvicinamento al match non è una cosa realistica, e se io ti dico guarda mangia come me, fai quello che faccio io, comunque non avrai quei risultati, e comunque io facendo quelle cose lontano dal match, lontano dal momento in cui devo fare il taglio del peso, non sono così. Quindi io non ti posso dire fai quello che faccio io e sarai così, perché neanche io sono così. Se loro contattano il tuo nutrizionista, il tuo preparatore, essendo dei professionisti, gli dicono non si fanno gli interventi che si fanno sugli agonisti su una persona che non è agonista. Anche perché a me il mio fisico
fisico come io sono nei pressi del match non mi piace, è un fisico denutrito, ha la faccia scavata, cioè a me piace il mio fisico al mio anche quello peso normale, i miei del... 60-64 kg, io mi trovo in forma, mi trovo bene con le forme giuste, con i muscoli giusti. Quando arrivo troppo vicino al match ho un fisico di un bambino dopato di 8 anni, cioè non lo so, ho un corpo strano, sono troppo piccola con la testa grande, con troppi muscoli, non mi piace. No, ma poi sono degli interventi che non sono salutari, servono nella carriera agonistica, però per i civili è per la performance, non è neanche per l'estetica. Per quanto mi piaccia vedermi con gli addominali, ma mi sta benissimo avere gli addominali 1 mese l'anno, 2 mesi l'anno. Mi piacerebbe averli di genetica. Non ce l'ho, va bene così. Apprezzo le mie forme, mi piace di più che insomma ho un fisico femminile e nonostante io faccia uno sport molto duro, molto intenso, non mi sono consumata completamente, non ho deformato il mio corpo per la mia disciplina, ma il mio corpo è rimasto quello di una donna, qualsiasi. Neanche di una donna, di un atleta. Se mi vedi dici sì, sono un po' più in forma della gente che non si allena, ma non ho un figlio, dice quella sicuramente è una campionessa del mondo di MMA, quella sicuramente fa 12 ore di pesistica a settimana. Non lo diresti mai, diresti quella magari è un ex atleta. Lo so e confermo che ci stanno un sacco di atleti professionisti che hanno dei fisici che per quello che pensa la persona comune essere un fisico atletico spesso è molto lontano. Poi dipende ovviamente dalle discipline, perché ovviamente se prendi uno del team dei canoa professionista in genere hanno dei fisici assurdi, però ci stanno dallo sport, vedi il lanciatore di pesi, esatto, sembrano sì, è uno come un altro, lanciatore del martello, cioè vediamo un ciccione, diciamo quello è il ciccione, invece magari è il campione del mondo di lancio del disco, del peso, Allora, visto che abbiamo parlato di violenza sul proprio corpo, parliamo in generale invece di violenza sulle donne e su come tu in qualche modo stai dando un contributo insieme a Gloria, giusto? Sì, allora la mia amica e collega e campionessa del mondo di kickboxing, ora pugile, Gloria Peritore, ha fondato un'associazione, si chiama The Shadow Project, che viene dal suo nickname The Shadow, perché lei era un'ombra, quando combatti te la trovi sempre dietro, è ovunque, lei ti vede e tu non la vedi. Ha creato, utilizzando questo suo nickname, The Shadow Project, un progetto per uscire dall'ombra di quelle che possono essere le relazioni violente, da quella che può essere una vita che non ti permette di essere te stessa. Quindi lei, che è stata in prima persona vittima di una situazione di abuso, si è liberata e ha trovato la sua strada grazie alla kickboxing e ha pensato di promuovere l'utilizzo degli sport a combattimento come mezzo per ritrovare la sicurezza in se stessi, per promuovere l'empowerment, per appianare le divergenze di genere e tutto quanto, perché gli sport a combattimento, se fatti nella maniera giusta, sono un ottimo mezzo per appianare le differenze uomo-donna, perché comunque noi ci alleniamo tutti insieme, comunque ognuno deve imparare a regolare la propria forza a seconda della persona che ha davanti. Io trovo gli sport da combattimento un modo molto bello per essere orgogliosi di sé, riscoprire una forza nuova, un'energia nuova, una capacità di stare con l'altro, una capacità di misurarsi con l'altro, una capacità di accettare le frustrazioni, e nello sport professionistico anche la capacità di accettare le ingiustizie, perché a volte ci sono delle ingiustizie anche nello sport. E quindi quando Gloria ha inaugurato questo progetto mi sono sentita subito parte, insomma ho avuto voglia di partecipare, di sostenerla, e adesso insomma dallo sportello di ascolto antiviolenza Gloria ha creato una branca lanciando l'hashtag Fight the Violence, per cui l'idea è quella di presentare gli sport a combattimento come mezzo per combattere la violenza, utilizzare degli sport che sono considerati sport violenti per dimostrare cosa in realtà sia la violenza.
L'idea è di codificare una disciplina che Gloria ha deciso di chiamare fight work, utilizzando le tecniche di prepugilistica, di kickboxing, di pugilato, per far avvicinare le persone che non hanno mai fatto sport da combattimento a questi sport senza ricevere impatti. Quindi la possibilità di provare questi sport senza prendere il pugno sul naso, senza la paura di farsi male, senza la paura di dover tornare al lavoro con l'occhio nero, o senza la paura di ricevere un contatto per quanto riguarda persone che magari hanno subito violenza. Magari una donna che ha subito violenza, una persona che è stata aggredita, quando vede uno che ti si avvicina così, c'ha un po' di trauma ancora da superare. Quindi poter fare sport da combattimento, la preparazione di sport da combattimento senza l'ansia dell'impatto è una cosa che secondo me può essere molto utile per superare quel momento di crisi, per andare a sbloccare magari una difficoltà che uno ha, andarla a superare e ritrovare dentro di sé una forza che gli sport da combattimento ti fanno tirare fuori, perché comunque a me questi sport hanno cambiato la vita. L'idea di sapermi muovere, di sapermi difendere, di saper gestire il mio corpo, di vedere di cosa è capace il mio corpo, mi ha dato una sensazione di potenza che non avevo mai provato nella mia vita, una sensazione di controllo sulla mia forza, su me stessa, sull'ambiente che ho intorno, e la possibilità di misurarmi con persone di tutte le razze, le età, i sessi, le forme fisiche, senza paura di farmi male e con il solo desiderio di migliorarmi. È stata una cosa che per me è stata una svolta incredibile. Che poi sono sport da contatto, quindi il contatto è una cosa importante da riabilitare se c'è stata violenza. Assolutamente sì. Perché uno pensa, lo fai per, tra virgolette, addestrare le donne per poi difendersi in un eventuale caso. Invece... Allora, qua entriamo in un campo molto delicato, i corsi di autodifesa. Io sono assolutamente contraria ai corsi di autodifesa. Avrei potuto fare i soldi veri, perché in quanto donna, fighter, personaggio leggermente conosciuto nell'ambiente, mi sono stati offerti 1 miliardo di corsi di autodifesa. Perché non ci credo? Perché la tecnica che tu impari in palestra non ti salva la vita. Se noi ci alleniamo tutti i giorni, tutto il giorno, a non prendere colpi, sapendo che ci arriva un colpo, il colpo arriva lo stesso, perché quando io combatto lo so che quella persona mi vuole picchiare e il pugno lo prendo lo stesso e non lo posso evitare. Come posso pensare io che una persona non allenata, non abituata, se gli arriva un aggressore oltretutto non codificato, cioè io so che il pugno mi arriva da questa traiettoria perché partiamo io davanti a te. Se io vengo aggredita alle spalle, se io vengo aggredita con un oggetto, se io vengo aggredita con un'arma, se io vengo aggredita da un'altra traiettoria, come faccio a difendermi e avere quell'automatismo? Se viene aggredita da una persona che non pensi ti aggredisca. Esatto, o se viene aggredita da una corporatura che non sei in grado di gestire, perché io ci lotto con gli uomini e ti dico che un uomo che pesa 20 kg più di me, anche che tecnicamente è meno forte di me, io magari riesco a uscire da una posizione, ma se mi vuole fare male, mi fa male. Un pugno di un uomo fa più male di un pugno di una donna. È il motivo per cui, per quanto possiamo essere disposti ad appianare ogni tipo di divergenza a sostegno della comunità LGBTQ, è una disciplina che ha marcato fortissima la differenza fisica uomo-donna, tant'è che è impossibile accettare che un atleta trans combatta contro una donna. Questo è un enorme problema, perché per quanto uno si sforzi di utilizzare questi sport per appianare le divergenze, ci sono dei punti... Ma quella è fisiologia, non è valore umano. Per cui la scienza, la biologia si scontra con l'etica. E chiunque mi dice l'uomo e la donna sono uguali, l'uomo e la donna non sono uguali e c'è un grosso squilibrio di forza fisica. Tutte le volte io ho fatto sparring con gli uomini, anche uomini del mio stesso peso, i colpi degli uomini fanno più male, gli uomini sono strutturalmente più forti, con una maggiore densità ossea, una maggiore densità muscolare. È impossibile ed è stupido volerla negare questa cosa. Certo. Quindi io penso che gli sport da combattimento servono anche a questo, servono ad apprezzare le nostre differenze, servono ad apprezzare il fatto che siamo diversi. Ed è giusto che lo sappiamo entrambi, è giusto che un uomo sappia che cosa significa confrontarsi con una donna sappia cosa significa confrontarsi con un uomo. È giusto che una donna sappia che se una persona ti aggredisce non è
la parata che ti salva, non è il colpo alla gola, no, devi scappare e basta. Perché se un uomo ti dà un cazzotto in faccia, anche che sai che sta arrivando, ti fa male. Per non parlare di una persona che ti aggredisce con un casco, con una bottiglia, con una spranga, con una scarpa, con una Per questo, secondo me, l'unica vera disciplina che ti può aiutare a difenderti è il jiu-jitsu brasiliano, perché si fa col kimono. Tu impari a strangolare le persone facendo le prese sui baveri. Quindi se tu devi difenderti da un aggressore vestito, l'unico sport che ti può insegnare come difenderti da un aggressore vestito è il Brazilian Jiu-Jitsu, perché hai effettivamente la possibilità di fare delle sottomissioni aggrappandoti al vestiario. Ma tra l'altro io te l'ho detto l'altra volta quando abbiamo parlato in privato, io lo trovo ideale per questo discorso di riabilitazione alla violenza, sempre per lo stesso concetto, c'è tanto contatto, ma lì non è solo di striking, c'è proprio un contatto vero e proprio, nella corpo lotta, a corpo, quindi può essere utile per riprendere confidenza col contatto con un altro corpo in un ambiente sicuro, assolutamente controllato. È abbastanza banale pensare, secondo me, ancora a quel concetto di insegnare a difendere, l'autodifesa, eccetera, eccetera. Sono d'accordo con te, perché riprendere il contatto è molto più importante, perché è molto più probabile che tu ti ritrovi ad avere una nuova relazione sana e avere problemi col contatto piuttosto che incontrare un altro aggressore. Poi, ovviamente, io sono uno di quelli che dice che comunque la psicoterapia e l'aspetto psicologico anche di una persona che è stata vittima va coltivato, perché se no ne incontri altri, perché la casistica ha visto che è così. Però riabilitare al contatto tramite una disciplina, come hai detto tu, come Brazilian Jiu-Jitsu, secondo me è davvero notevole. Tra l'altro, alla fine i movimenti, i giochi, le tecniche che si utilizzano per insegnare a una persona l'approccio al contatto sono gli stessi che si utilizzano nel mini rugby, nelle classi di avviamento agli sport a contatto per i bambini. Io, avendo studiato da scienziato motorio, mi sono occupata di dei gruppi di mini rugby, insegnavo ai bambini l'avviamento al contatto, e i giochi che facevamo, il gioco delle code, il gioco del prendere il calzino e cose così, sono le stesse cose che poi facevo fare ai miei ragazzi quando iniziavano la prima lezione di lotta. Ok, quali sono le regole? Bisogna finire sopra, cerca di non finire sotto. Quando gliela spieghi così, proprio primo giorno, prima lezione, tu devi prendere questa persona, portarla a terra e finire sopra. Come si fa a far avvicinare una persona? Perché hanno paura, gli faccio male, mi fa male, ho paura di fargli troppo male. Un sacco di gente ha più paura di fare male che di farsi male. Non lo faccio questo sport perché poi se mi parte un cazzotto. Quando poi lo fai ti rendi conto che non fai male a nessuno, ed è frustrantissimo quando approcci con l'idea di non voglio fare questo sport perché ho paura di fare male, dici ma in realtà prima che arrivi a fare male a qualcuno sai quanto ti devi allenare. E questa è stata una delle cose, diciamo, uno dei miei shock è stato proprio quello, perché io mi immaginavo no, mi devo gestire perché sennò faccio male a tutti. Arrivata là non facevo male a nessuno, non ero in grado di fare niente, ne prendevo 1000 e non arrivavo mai. E secondo me questa è una bellissima lezione di vita, un ottimo insegnamento. Contatto. Allora, andiamo avanti. Appunto, la figura femminile, a parte questa finestra che abbiamo visto sul progetto di Gloria e sulla violenza e sul contatto, com'è vista, com'è vissuta la donna nell'MMA? Dipende da dove. Dobbiamo parlarne per aree geografiche. In America, come numero di praticanti di questo sport, ovviamente essendoci più praticanti ci sono più donne che lo fanno. Quindi le divergenze si sono abbastanza appianate, le donne sono viste come atleta, termine neutro, donna uomo non cambia niente, ci sono per 50 uomini ci sono 20 donne. Qua in Italia di fighter professioniste attive siamo 3-4. Veramente? Sì. E sono 10 anni che è così, cioè ci sta quella che magari si fa 2 match e si ritira, poi quelle di noi che sono tanti anni che combattono sono veramente poche, pure perché è difficile trovare match, è difficile allenarsi, non hai compagni d'allenamento, o c'hai soldi per andare all'estero, oppure insomma è tosta. Quindi in Italia siamo molto poche, quindi è molto difficile in questo sport fare un discorso sul femminile. Io all'interno del team dove stavo ci ho provato
ma mancavano i numeri. Ho seguito una ragazza per un periodo, ma poi si fidanza, non viene in palestra, mi dice che fa la dieta e poi la sera prima ho visto le foto su Instagram e si è mangiata la pizza, arriviamo al match e si è dimenticata il paradenti, quello e quell'altro, e cioè è frustrante. Dopo un po' magari la segui, gli dai dei consigli, prima fa quello che dici tu e vince, poi smette, poi inizia a fare quello che dice un'altra persona perché il fidanzato gli ha detto di fare così. È frustrante, quindi uno ci prova una volta, 2 volte, 3 volte, poi ti passa la voglia. Sui numeri piccoli, figuriamoci sui numeri grandi. Ma sì, ma infatti quello è un fatto statistico, perché non è che i ragazzi si comportano meglio, è solo che essendo un volume più alto di persone che si interfacciano, lo trovi più facilmente quello che ha più disciplina, più dedizione, lo vuole fare davvero. Quindi non è che cioè la ragazza svogliata ci sta come il ragazzo svogliato, poi lì secondo me è anche un discorso di presa di consapevolezza, nel senso, guarda, probabilmente... Ma a parte lo svogliato è proprio frustrante a livello di numeri, perché c'hai 2 persone su cui investire, investi su quelle 2, una smette, una se ne va e fai, ma è buttato 2 tutto. Quindi non è che io ho avuto possibilità di far proseguire un discorso sul femminile, perché mancavano proprio i numeri, mentre nella kickboxing, nel pugilato, essendoci più frequentatori, è un discorso che si può fare. Il Brazilian Jiu-Jitsu, ci sono molte donne che fanno Brazilian Jiu-Jitsu e che fanno kickboxing, donne che fanno MMA non ce ne sono, quindi mi sono trovata spesso a dover organizzare gli sparring dei miei match con un'amica che fa Jiu-Jitsu che mi attacca a terra, un'amica che fa pugilato che mi attacca in piedi, un'amica che fa lotta libera che mi attacca a parete, e creare un atleta combinando 3 amiche, mettendone una sulle spalle dell'altra, ok, 3 di loro insieme fanno una di me. Adesso è difficilissimo ed è estremamente frustrante. E invece appunto, proprio perché siete così poche, gli uomini come si comportano, come si sono comportati? Cioè... Allora, all'inizio sei il round di recupero o la perdita di tempo, quindi che strazio, ci sta quella, dovete far muovere anche lei, fate fare una lotta pure a lei, quindi su 3 lotte che ti fai, 1 o 2 stai fuori, perché ragazzi, se sei dispari sei sempre quella che rimane fuori, perché quello c'ha il match, si deve allenare, non può perdere tempo con te, quello così. Quindi devi arrivare a essere di un certo livello. Io adesso che sono ad un alto livello so che ci sono dei ragazzi che devono preparare gli incontri a dilettanti che magari non vedono l'ora di lottare con me perché sono brava, perché sono più forte di loro, ma prima io ero il round sprecato, quindi ero pure in soggezione a dire lotti con me, butti un round al secchio lottando con me che non sono capace, non sono forte, non sono un round performante. Poi l'atleta intelligente riesce a imparare da tutto, quindi un qualsiasi atleta di alto livello riesce a imparare anche lottando con una persona che ha iniziato da un quarto d'ora, una donna, un bambino, quello che è. Quindi ci stanno i ragazzi, i compagni di squadra che sono bravi, che sono disponibili, anzi con te si fanno dei bei round, come ci stanno quelli che come quelli che magari non te lo fanno neanche notare, però sotto sotto lo sai che gli stai facendo perdere tempo, o magari ti rendi conto durante il round tu non riesci a fare assolutamente nulla, e quello non è che si è regolato, ha fatto il suo, ha pensato agli affari suoi, si è fatto un round in dominio totale, lui non ha imparato niente, te sei fatta male e basta, ed è estremamente frustrante. Però parlando della frustrazione, in realtà sta passando un messaggio positivo, cioè tu stai dicendo non è che ha comportato qualcosa il fatto di essere donna, semplicemente il fatto che il numero delle praticanti è minimo, quando hai iniziato eri sola, ha portato delle difficoltà proprio legate al fatto che eri sola. Sì. Okay, per me è stato ottimo, perché mi ha spinto a viaggiare, mi ha spinto a girare per il mondo, mi ha spinto a cercare nuovi stimoli, nuove soluzioni. Insomma, uno si può far schiacciare dai problemi oppure può utilizzare i problemi come opportunità. Per me è stata un'opportunità, perché questa ricerca mi ha portato a conoscere gente come Gloria. Se io non avessi avuto bisogno di trovare altre donne, perché mai dovevo andare a interfacciarmi con una campionessa di un altro sport? E invece, proprio perché non avevo donne, ho cercato la più forte nella kickboxing e ho trovato Gloria. Ho cercato la più forte nel pugilato e ho trovato Maria Cecchi. Ho cercato la più forte nel Brazilian Jiu-Jitsu e ho trovato Serena Gabrielli. Sono riuscita a trovare l'elite delle varie discipline che compongono il mio sport, l'elite femminile delle discipline che compongono il mio sport, e ricrearmi quell'ambiente
simile a quello che avevo in America di donne di elite proprio della mia disciplina. Ok, però ecco, sul discorso di vessazione o bullismo eccetera non c'è mai avuto aneddoti, cioè è uno sport dove la figura maschile è trattata al pari della figura femminile. A me è successo una sola volta che un ragazzo nuovo venuto in palestra mi abbia... Manco lo calcoliamo. Seconda lezione, che già si allenava, quindi era venuto ad un allenamento di professionisti, venuto da un'altra palestra, è venuto e mi ha picchiato fortissimo. Io gli ho detto fai piano, mi ha tirato un altro gancio forte, sono caduta per terra, mi sono rialzata e gli ho fatto mi stai tirando dei colpi molto forti, devi fare più piano, con le ragazze si fa più piano, peso 20 kg meno di te, sono una ragazza, fai piano. Ricominciamo, mi tira un altro gancio fortissimo, io lì purtroppo dentro non ci hai visto più. non ho avuto la lucidità di dire ok, sono una professionista, come un professionista dovrebbe fare, ok basta, questo allenamento non è utile, interrompiamo. Ho detto adesso ti faccio vedere io che sono la mia tecnica contro la tua incapacità. Gli andavo sotto, ci siamo fatti una scazzottata della miseria. E finisco il round sfondato. No, ho finito il round col mocciolo e la lacrima. Ho preso un sacco di botte, quello ha fatto forte. Il coach mi ha detto sei una cretina perché ti dovevi fermare prima, non si fa sparring con un ragazzo nuovo che ti sta menando forte. 3 miei compagni sono venuti da me, mi hanno visto che piangevo e mi asciugavo, c'avevo il sangue dal naso, mettevo il ghiaccio, mi ho preso le botte. Quello nuovo brutto cattivo mi ha picchiato. Beh, poverino, non è che l'ha fatto per cattiveria, l'ha fatto perché nella sua palestra si usava così, dovevi dimostrare che eri il più forte. Nella nostra palestra non si fa così. Mi si avvicinano 3 miei compagni e mi dicono ok, qual è il problema? Perché stai piangendo? Cioè, ti abbiamo visto prendere le botte da tutti, allenarti con tutti, sei durissima, non ti abbiamo mai visto fare una lacrima. Questa è frustrazione, non è dolore, non ti fa male l'occhio perché ci hai preso un pugno. No, ha violato l'accordo. Sì, sono frustrata perché questo è nuovo, mi ha menato forte, ti dicevo di fare piano, mi continuava a mettere sti cazzotti fortissimi, più gli dicevo fai piano, quindi poi ci ho dovuto fare la scazzottata, mi è venuto, ho sbagliato, mi sono fatta prendere la rabbia. Non mi sono allenata perché anche un allenamento non farti prendere la rabbia. Anzi, questi 3 mi hanno detto ok, va bene, adesso però ci pensiamo noi. L'hanno preso a turno e l'hanno purgato, ma non punito facendogli male. L'hanno messo in condizione di non fare il suo gioco, l'hanno messo in condizione di prendere più colpi di quelli che questo ragazzo pensava di prendere, l'hanno rimesso sotto e hanno detto ok, quando fai con quelli del tuo peso, quelli con cui ti troveresti a combattere, questo è quello che succede. Certo. Hai menato, hai sovrastato fisicamente una che pesa 20 kg meno di te, è una donna. A che pro? Che adesso prendi le botte per 3 round. Quindi è stato ridimensionato. Dopo questa situazione questo ragazzo è venuto a chiedermi scusa, l'allenatore ci ha parlato, io ci ho parlato in una situazione un po' più di calma. Questo ragazzo adesso è uno dei miei migliori amici in palestra, è una delle persone con cui mi alleno meglio. Siccome in piedi mi ha menato, mi sono fatta aiutare, in piedi mi ha insegnato un sacco di cose in piedi, mentre io di lotta ero più brava, gli ho insegnato delle cose di lotta. Quindi adesso è una delle mie persone preferite con cui mi alleno più volentieri e più spesso. Viva lo sport. Ascolta, siamo arrivati quasi alla conclusione, ma volevo chiederti dei consigli, nel senso, c'è sicuramente, ora ascoltando il podcast o comunque seguendoti a livello mediatico, qualcuna che ti guarda un po' come con invidia e con immensa stima, come per dire cacchio, che forza, che tenacia, che dedizione, che fisico, che attività, anche magari il contrasto tra fare la modella e combattere nel ring. Tu come ti senti di comunicare a queste ragazze? Io non ho mai pensato di essere un esempio da seguire, né ho mai pensato che qualcuno volesse essere come me. Quello che io ho cercato di essere era quello di cui avrei avuto bisogno quando ero piccola. L'esempio di riferimento. Quando ero piccola io guardavo Sailor Moon, guardavo le Spice Girls, guardavo Madonna, modelli femminili di riferimento molto colorati, molto pittoreschi e di estrema forza. E quando ho combattuto in gabbia per la prima volta ho detto questo è girl power at its finest. Mi sono sentita forte e femminile, mi sono sentita bella, mi sono sentita donna, non mi sono sentita a maschiaccio. Quindi per me combattere non è stato... Non sono cresciuta pensando di fare la fighter, è stata una vocazione tipo religiosa, sentivo una chiamata, sentivo una cosa da dentro, un bisogno da dentro, che quando ho iniziato a combattere, quando ho iniziato a lottare ho detto ecco che cos'era, questa è l'unica cosa che nutre questo vuoto che c'avevo dentro. Quindi
io non sapevo cosa avrei fatto della mia vita, ero in un momento di totale confusione, non avevo passioni, non avevo nulla che mi prendesse. È stata l'unica cosa nella mia vita che io ho continuato a fare per anni. Iniziavo qualsiasi cosa e la smettevo subito dopo per disturbo d'attenzione, per noia, ma annoio facilmente. L'unica cosa non mi ha mai annoiato. Quindi io l'unica cosa che mi sento di consigliare è: trovate qualcosa che vi fa battere il cuore, trovate qualcosa che vi accende una luce negli occhi, trovate qualcosa che vi dà un buon motivo per alzarvi dal letto, trovate qualcosa che è meglio che stare sotto le coperte col cuscino sopra la testa. Cioè la mia alternativa era stare dentro al letto ferma, a guardare la TV, a mangiare, a fumare erba e a non esistere. E a un certo punto io ho trovato un motivo per esistere, ho trovato una cosa che mi faceva sentire viva. Quindi qualsiasi cosa, anche che vedi una scena in televisione o una canzone, qualcosa che ti dà quel pizzico, quella scossa di elettricità, dici ok, questa cosa mi fa sentire viva, segui quella, insegui quella e arriverai a trovare qualcosa che dà un senso alla tua vita, che possono non essere le arti marziali, può essere qualsiasi cosa, però ci deve essere una cosa nella vita che ti fa venire voglia di aprire gli occhi la mattina e di non andare a dormire la sera. Io aggiungo anche un'altra cosa che ci tengo, ed è un argomento che ritiro fuori spesso con diversi ospiti, che una bandierina positiva di un approccio positivo a un processo di evoluzione atletica, sportiva e fisica è sempre avere sia l'aspetto, come dicevi, che funziona su di te, sacco di patate, muoviti, dove cacchio vai, dove vai a combattere, sei una signorina, ma anche, come hai detto, che ti è servito l'incoraggiamento per dire guarda, lo so che fa male, però ci sto io qua, ti do una mano, ti puoi fermare oggi, non ti preoccupare, l'importante è che nella lunga sei consistente. Perché io mi trovo spesso a lavorare con delle donne che sono un po' troppo familiari con il forza datti una mossa, non te vade fai niente. E a me questa cosa non motiva. Cioè io vedevo dei ragazzi in palestra che si motivavano, dicevano, sei una pippa, non sai fare niente, spingi di più, non stai faticando. A me mi fanno così, faccio sì, c'hai ragione, me ne vado a casa, mi passa la voglia. Mi dite brava, stai facendo bene, puoi fare di più, lo sai che puoi fare di più. Ci sono quindi, personalità diverse, no? Per me l'incoraggiamento funziona più dell'insulto. Ci sono certe persone a cui piace di più l'insulto e l'incoraggiamento. Però nell'episodio precedente hai detto che quando ti dicevano dove cacchio vai... No, quello è diverso, quello non è un insulto, quella è sfida. Quello non è che mentre ti stai allenando dici ok, no, questo non è abbastanza, spingi di più, non stai faticando abbastanza, non stai correndo abbastanza veloce. Non è quello. Quello è mando vai, ma non ci provare neanche. Cioè non è mentre lo stai facendo, è non ma che come ti viene anche solo in mente, come mi viene in mente. Ok, quello è non è adesso, cioè mentre io sto facendo i piegamenti, che tu mi dici i tuoi piegamenti fanno schifo, a me mi fa venire voglia di alzarmi e smettere di fare i piegamenti. Mi devi dire brava, li stai facendo bene, li puoi fare meglio, ti spiego come farli meglio. Se mi dici sei una pippa a fare i piegamenti, è l'ultima volta che faccio i piegamenti. Se tu a prescindere mi dici tu non riuscirai mai a fare un piegamento, io ti giuro che divento la migliore piegatrice di braccia della storia dei piegamenti. Sì, non è per forza una cosa che, cioè non mi trovi troppo d'accordo. Per me no, dico per me funziona questo. Sì, a me lo questo mi ha stimolato. Però la Nicole che riesce ad accedere a un miglioramento anche senza questo stimolo, secondo me è ancora più figa. No, quello è uno stimolo non è stata la mia motivazione in tutta la carriera, quella è stata all'inizio. Cioè non è che ti muovi solo così. No, all'inizio mi dicevano non lo puoi fare, ok, quindi lo faccio. Tante cose io nella mia vita l'ho fatte perché mi hanno detto no, non puoi, non posso. Ah sì, questo anch'io. Voglio o non voglio, ma posso. Non mi dire cosa posso fare. Come quando mi dicevano non ti puoi fare tutti questi tatuaggi. Non posso. Ah, c'hai 30 anni, i capelli colorati? Sì. Non ti puoi fare il piercing in fronte? Sì, faccio quello che mi pare. Se combatti c'hanno ragione. Però tutte le cose che mi hanno detto non puoi, no, io posso. Poi decido io se voglio o non voglio. Intanto voglio dimostrarmi a me stessa che posso. Non puoi cambiare una gomma? Sì, posso. Non mi va, quindi lo faccio fare al meccanico, ma io posso. Per lo stesso motivo io mi sono ristrutturata casa da sola, perché gli amici miei sono entrati quando ho preso questa casa fatiscente in condizioni tremende, abbandonata da 5 anni, mi hanno fatto vabbè, ma fa schifo, devi per forza prendere una ditta, devi per forza farlo fare a qualcuno di professionale, ti serve un professionista, non puoi, non posso.
Io mi sono creata la casa dei sogni, l'ho rifatta tutta da sola. Ho imparato a sistemare le tubature, a sistemare gli scarichi, gli impianti elettrici, ma le piante non ne parliamo neanche. Stuccare, carteggiare. Io ho una casa perfetta fatta con le mie mani, perché mi hanno detto: ma non puoi farlo da sola. Non posso. E sei sazia? No. E come fai a capire che questa cosa è funzionale? Cioè, come fai a capire se non è una necessità di misurarsi in continuazione? No, perché mi nutre. È difficile però, Ma mi piacciono nuove sfide, però non è tutti. che... Però come fai a capire che non ne sei dipendente per accedere a una versione migliore di te? Penso che questo tipo di dipendenza sia una cosa positiva. Essere dipendenti dal desiderio di migliorarsi sempre, di accedere a nuovi livelli. Io voglio vedere dove posso arrivare. È un bel argomento. Quindi... È un bel argomento. Avendo io una personalità dipendente, avendo avuto problemi di tossicodipendenza da giovane, Dici, questa è la dipendenza migliore di tutte. Esatto, se proprio devo essere dipendente da qualcosa, preferisco essere dipendente dall'adrenalina, dal desiderio di migliorarmi, dalla voglia di vedermi sempre meglio fisicamente, dalla voglia di performare al meglio, dalla voglia di ispirare la gente, dalla voglia di avere un impatto positivo per le persone intorno a me. Però te lo posso augurare di vederci tra 2 anni senza dipendenze? No. No, bisogna. Non ti riconosceresti? No, ma non mi piace chiamarla dipendenza, mi piace chiamarla motivazione, cioè è una spinta a, perché non è che non posso vivere non lo so. Combattere è una cosa che dico, ok, non posso vivere senza, però ho anche 36 anni e se tu mi facevi questa domanda qualche anno fa, quando pensi di smettere di combattere, io ti guardavo male e ti dicevo come ti sei permesso di farmi questa domanda, come ti viene in mente, io non esisto se non combatto. Adesso io me li sono presi 6 mesi di off, mi sono presa 6 mesi senza andare mai in palestra, non l'avevo mai fatto. Io so chi sono, io ho una vita fuori dalla palestra, mi piace la mia vita, mi piace quello che faccio, ho scoperto di poter fare molte altre cose. Queste sono bandierine positive. Quindi, però ok, dipendenza, sì, sono nel fino senso, a un certo punto sono dipendente perché amo quello che faccio, mi piace tantissimo e non vorrei mai smettere, ma so che arriverà il giorno in cui smetterò e so che ci saranno altre cose che mi nutriranno e mi faranno crescere, di cui sarò dipendente magari, se così lo vogliamo chiamare. Però ho capito. La cosa da cui sono più dipendente è la mia indipendenza, è il fatto di rendermi indipendente, di essere in grado di combattere se voglio, di aggiustarmi la macchina se ne ho bisogno. Libertà in gabbia. Insomma, sì. Cioè, 2 episodi da 50 minuti per dire libertà in gabbia. Per dire che in gabbia sono più libera che senza. Questo concetto ti piace, gabbia. ti rappresenta, la libertà in gabbia. Sì. È bello. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti senti di dire qualcosa? Non permettete mai a nessuno di dirvi cosa potete e non potete fare. Scrivete la vostra storia, seguite la vostra strada, perché non c'è una strada giusta o sbagliata, c'è la vostra strada e basta. E cerchiamo di sentirci liberi anche senza verificare. Senza dipendenze. Senza verificare la gabbia. No, questo è un concetto che potremmo parlarne per ore, però effettivamente ha senso quello che dici, nel senso io evidenzio, sottolineo, enfatizzo la capacità di esprimere la mia libertà quando c'è un tentativo di recintarla. Se io nasco biondina ai parioli di famiglia di un certo tipo, tutti si aspettano da me qualcosa, non si aspettano che divento una piercer tatuata, modella alternativa, fighter di MMA. Cioè, esco dal liceo classico, chi se lo aspetta? Io faccio la fighter professionista e non è che siccome la mia... Mi dispiace che hai fatto il liceo classico. Sì, pure a me tantissimo, ancora mi sogno il Rocci. Cioè, se tu mi dicevi sono stata 5 anni in galera mi facevi meno effetto, ma sì, quando mi dicono orribile. ho fatto il liceo classico... Latino e greco, e avevo il Rocci, è stato brutto, sì. E, insomma, il fatto Quindi che... sei di Roma Nord? Sono di Roma Nord, sono di Roma Nord. Ah, ce l'hai tatuato? Sono di Roma Nord, io sono l'anti-Roma Nord, cioè quando io dico alla gente sono di Roma Nord, sono la pariolina con la Smart, io ho la Smart. Vabbè, però non c'hai l'ultimo quindi modello. me lo sono dovuto scrivere sui polsi, no, c'ho il primo modello e me lo sono dovuto scrivere sui polsi perché la gente non ci credeva, perché non sono proprio esattamente il prototipo della pariolina, è proprio per questo fatto che io sono nata in un ambiente in cui è
tutto deciso dall'inizio. A me andare fuori dalle righe, fuori dai binari mi ha divertito un sacco. Grazie. Grazie a te. Grazie, è stata una bella esperienza e è stato molto interessante tutto quello che hai detto e che hai esposto, e anche la modalità con la quale vedi alcuni concetti. Molto Grazie. interessante. Grazie mille. Tornerai? Assolutamente sì. Non vi libererete così facilmente di me. Grazie. Grazie a te. Alla prossima.